Piazza del Duomo di Pistoia. Dal Cippo si parte. C'è un convento a Giaccherino, molto bello. Scala di Giaccherino, usciti dal Ponte Lungo, tutto nuvoloso. Questa è la Via Crucis. Siamo arrivati al convento di Giaccherino. Questo colle era chiamato in antico Monte Lucense o Lunense perché la strada proveniva da Lucca o da Luni e da qui i pellegrini jacopei provenienti dalla Francia, i jacquer, termine dal quale avrebbe preso il nome il convento, potevano ammirare per la prima volta da vicino la città di San Jacopo, la piccola Santiago, allo stesso modo in cui si erano affacciati a Santiago di Compostela dal Monte Gozzo, vedendo da lontano per la prima volta le guglie della cattedrale. Qui dovrebbe essere di qua. Qui fare attenzione perché lo svincolo è segnalato così e si va giù di qua. Serravalle Pistoiese. Si esce dal bosco, si segue una strada in mezzo alle case e adesso siamo in questo parchettino alla periferia di Serravalle. Qui si sale. Piccola segnalazione tecnica, usciti una volta da Pistoia non ci sono più fontane, siamo a 10 km più o meno e non abbiamo visto neanche una fontanella. Si sale e si scende molto per i boschi, ma anche nelle cittadine, si passa a Serravalle, anche nel parco non ho visto nessuna fontana. Da un chilometrino nel bosco ci sono dei cartelli nuovi per una deviazione sul percorso, ma è abbastanza ben segnalata, a ogni curva c'è il cartello. Palo, altro palo, nel campo del Signore. Allora, più o meno qui, dove indica la freccia, c'è il Duomo di Pistoia. Poco dopo usciti da Serravalle si incrocia la casa della signora Lilia e di suo marito Gino, una donna di 88 anni che vi vorrà offrire un caffè E scattare una foto.
tratto di 2-3 km costeggiando l'autostrada, però abbiamo già visto diverse cose, non siamo neanche a metà. Arrivando da questo boschetto, lasciata l'autostrada, si vede questo bivio, è indicato un po' malino perché sembra indica di là, ma in realtà bisogna prendere qui sotto e più avanti si trova un altro segnale. Valutazione alta. Valutazione alta. Alcuni tratti la vegetazione è un po' fitta. Esiste un percorso alternativo sulla strada di là dal fiume. Piccolo consiglio per gli organizzatori: se c'è un problema sul percorso e si mette anche un cartello che è scritto in caso di vegetazione alta prendere la scorciatoia o la deviazione, sarebbe utile sapere quanto dura questo disagio, perché è 2 km che stiamo camminando così. Credo sia sopra qui. Si attraversa tutto Monte Catini Terme e tutto San Piero Agnevole, però una bella cittadina. Qui in via delle Terme si arriva fino in cima al parco e si gira di qua. Terme Leopoldine inizia un viale alberato in cui c'è una cosiddetta Walk of Fame. Queste mattonelle tonde riportanti i nomi dei personaggi illustri di Monte Catini. Dopo circa 2 ore di attraversamento di Monte Catini e dintorni si inizia a uscire un po' dal centro per la strada provinciale colligiana e ora abbiamo da fare quella, la collina Ammazzamotori. Sì, causa chiusura di Villa Ancuri, deviazione di nuovo giù e di nuovo su. Ora siamo su via Gavine. Pieve e monastero di Santa Maria. Salita impegnativa. Paura vera. Battiti oltre la soglia d'allerta. Gradi 32, Gradi 33. percepiti Percepiti 80. 80. Scala Richter. Sì. Richter. Qui a Buggiano ogni giardino privato ha un suo piccolo orto e tradizionalmente coltivano tutti agrumi, perché pare che qui ci sia un microclima molto favorevole e una volta all'anno aprono anche ai visitatori. Pare che sia molto quasi da costiera amalfitana, se non meglio. Chissà perché, studieremo anche questo fenomeno A proposito, geologico. siamo saliti di 300 metri buoni. E in cima a nota di servizio c'è una fontanella benedetta dal Signore. Buggiano è veramente una bella rocca medievale. Ci torniamo. Stignano, penultima vetta della giornata. La vista da Stignano è bellissima, molto bella. Molto bella. Oggi è proprio più avanti e più in alto. Stiamo atterrando a Uzzano. Ancora salita.
Bolzano è un gran bel borghettino, che iniziamo a essere un po' stanchini oggi. Raggiunto il punto massimo, si inizia a scendere. Oh, che bel micione! Il Duomo. Ce l'abbiamo fatta, amore. 10 ore e 30. La stazione di Pescia è a 2 km e 1 d'acqua. Sicuramente sarà in cima a un colle.